Buonasera a tutti, io sono Dinesha per gli amici di D. Benvenuti a La Perisucco, il primo di una serie di 4 incontri che faremo ogni lunedì alle ore 19, orario dell'aperitivo. Gusteremo insieme un bel succo di frutta. Oggi è alle more e parleremo di libri, opere teatrali e chi più ne ha più ne metta. Voi vi chiederete perché il succo di frutta? Semplice. Devo guidarvi attraverso le bellissime parole di questo libro. Perciò non mi posso ubriacare e devo essere abbastanza lucida. Perciò, benvenuti alla Perisucco. Oggi parleremo di un libro che io devo dire ho amato molto, che si chiama Un tram che si chiama Desiderio. E lo scrittore è appunto Tennessee Williams. Tennessee Williams è un grandissimo drammaturgo degli anni 30-40, è americano e ha scritto questo testo nel 1947. È un testo molto molto drammatico, infatti è una storia molto difficile, ambientata nella New Orleans del primo dopoguerra, diciamo nei bassi fondi di New Orleans. La protagonista è Blanche Dubois, che è una donna alcolizzata, ninfomane, fragile, psicologicamente provata. Lei si trasferisce a casa della sorella, che è incinta, e abita con il marito che si chiama appunto Stanley Kowalski. I temi sono quelli del sesso, della violenza. Devo dire che è un testo molto molto difficile, soprattutto da interpretare, perché bisogna veramente tirare fuori delle cose, delle corde anche emotive molto, molto personali e molto profonde. Blanche si ritroverà a suo modo in un gioco di tensione sessuale con appunto il cognato Stanley Kowalski. Lei proviene da una ricca famiglia terriera e quindi di sicuro andare a vivere in una città come New Orleans, ma soprattutto nei bassi fondi di New Orleans, in una casa che ha sì e no 2 o 3 stanze, quindi non c'è intimità, non c'è, come posso dire, possibilità di mantenere l'agio che aveva prima. Si comporterà un po' come la principessa sul pisello, cioè fondamentalmente vorrà essere servita, riverita, e la sorella molto accondiscendente e che fondamentalmente l'ama, perché tra le due sorelle forse la cosa più bella di questo testo è proprio il rapporto che c'è fra Stella e Blanche, che si vede dall'inizio alla fine, insomma, in un certo senso. Stella è consapevole del fatto che Blanche ha dei problemi, è una donna che ha vissuto tantissimi traumi e questi traumi verranno fuori all'interno dell'opera. Come abbiamo detto è ninfomane, è alcolizzata, ha dei disturbi bipolari e questo diciamo che non renderà la sua vita anche facile all'interno della casa e della vita quotidiana con sua sorella e il cognato. Il cognato è rozzo, è fondamentalmente una persona egoista, egocentrica, è un bullo, è un marito anche violento, anche lui alcolizzato e quindi si ritroveranno, come appunto dicevo, in questo gioco di tensione sessuale fra i due che poi avrà dei risvolti, diciamo, drammatici. In tutto questo c'è nella cornice, nello stesso tempo e in sottofondo la storia d'amore tra Mitch e Blanche. Mitch è il migliore amico di Stanley, è tutto il contrario di Stanley, però diciamo che Blanche racconterà anche delle bugie a Mitch, non racconterà diciamo la verità di se stessa e di quello che ha subito, che ha fatto, mentirà persino sull'età. Per cui vi consiglio, se avete la possibilità, di leggere assolutamente l'opera, perché è scritta molto bene anche in questa edizione. Poi, se potete, assolutamente di vedere il film, perché c'è anche il film correlato appunto a un tram che si chiama Desiderio. È un film del 1951. La regia è di Elia Kazan, il regista di Fronte del Porto e della Valle dell'Eden. È uno dei registi più famosi di quei tempi, fondamentalmente.
protagonisti di quest'opera sono, pensate, Marlon Brando, Vivian Leigh, Kim Hunter e Carl Madden, dove Marlon Brando interpreterà Stanley Kowalski, Vivian Leigh Blanche Dubois, Kim Hunter Stella Kowalski e Carl Madden Mitch. E pensate che questo film ha vinto un sacco di premi Oscar, ma quello che più colpisce è che sono stati gli attori principali a vincere l'Oscar. Vivian Leigh ha vinto l'Oscar come migliore attrice protagonista, e Carl Madden come migliore attore non protagonista e Kim Hunter come migliore attrice non protagonista. E pensate che proprio Marlon Brando non ricevette nessun tipo di Oscar. Tennessee Williams ha questo modo di indagare attraverso la psiche umana, soprattutto quella femminile. E lui aveva una sorella che era fondamentalmente aveva problemi psicologici e fu rinchiusa in vari istituti psichiatrici dell'epoca, e questa cosa lui la soffrì molto, e quindi le donne delle sue opere sono sempre molto turbate, turbolente, drammatiche, però sono anche molto interessanti e soprattutto difficili da interpretare. Vi consiglio il monologo di Blanche, e soprattutto se lo volete portare a dei provini, perché fa sempre molto effetto. E la cosa bella di quest'opera è che lei tanto parla tantissimo, parla sempre lei, quindi ci vuole una memoria veramente di ferro. Quindi troverete all'interno veramente tantissimi monologhi molto belli che potrete interpretare. Io quest'opera l'ho interpretata e ho interpretato appunto la parte di Blanche, e devo dire, se volete un consiglio, se la volete interpretare e anche capire, bisogna veramente andare a fondo. Io amo molto il teatro delle emozioni, quindi il fatto di andare un po' a scavare dentro di sé, a cercare delle emozioni che possono essere simili a quelle della protagonista. Ovviamente io non ho subito le perdite che ha subito Blanche, non ho avuto la sua vita, e quindi è difficile all'inizio trovare un'empatia nei confronti di questo personaggio, però lei sembra svampita, ma in realtà non lo è molto più profonda e tormentata di quello che può sembrare. Anzi, bisogna rompere questa allure che lei ha inizialmente, che lei dà inizialmente, e andare veramente a scavare all'interno del personaggio. Un po' bisogna farlo con tutti i personaggi, ma con questo in particolare, per trovare la verità dell'emozione e la verità di quello che lei sta provando, quindi provare empatia nei suoi confronti. Vi vorrei leggere soltanto un pezzettino di uno dei monologhi che vi consiglio, che si trova praticamente all'atto secondo, quadro sesto, e fa così. Io non capii niente, se non dopo il matrimonio, quando fuggimmo e tornammo e io mi accorsi di averlo deluso per non so che misterioso motivo. Sapevo solo di volergli un bene immenso, ma senza poter far niente né per lui e né per me. Poi scoprii tutto nel modo più tremendo. È veramente un pugno nello stomaco. Non vi racconto il resto, perché sennò ovviamente vi faccio perdere il gusto di leggere o di andare a vedere l'opera. Sotto il video troverete il link dello spettacolo che avevo interpretato, così giusto per diciamo darvi un'idea, e perché no? Commentate, datemi una vostra opinione, ditemi se avete letto l'opera, se l'avete vista, cosa ne pensate di Blanche. Datemi qualche consiglio, perché no? E intanto vi saluto, vi ringrazio per avermi fatto compagnia questa sera, e auguri alla prossima settimana con la Perisucco.